Buongiorno G-Tips. Allora, ho fatto una web app che ci permette di salvare uno screenshot e metterlo sullo sfondo del nostro computer. L'ho condiviso, ho fatto questa immagine del monte Everest. Vado un attimo a prendere il link della pagina perché non è ancora uscito nei motori di ricerca, su Google Plus. Sì, questa è la web app che ho creato e è raggiungibile, dopo vi metto il link sotto nel video. Si presenta così in una mappa full screen dove ci sono i layer, lì a sinistra ci sono i crediti giù in basso, e a destra lì c'è proprio il control panel. Ma iniziamo subito. Ok, questa mappa ho caricato CartoDB Black Dark, e questi sono gli screenshot che stanno facendo praticamente gli utenti. Come vedete ce ne sono parecchi che stanno lavorando usando questa web app, e soprattutto in Germania perché c'è un blog tedesco che li ha condivisi. E vediamo subito qualcosa del control panel. Allora, ad esempio ci sono i crediti che posso accendere e spegnere tramite questo pulsante. Se ad esempio adesso provo a fare uno screenshot, vedete, avete la schermata piena anche senza i crediti. Ricordatevi comunque che c'è comunque una licenza di utilizzo. Adesso ricarico un attimo la pagina. E poi vediamo, qui ci sono altri layer. Questi qua sono gli ultimi 3 layer che ho caricato, c'è la libreria su GitHub. Ad esempio questo qua sono i confini amministrativi derivati da OpenStreetMap, che a volte sono anche parecchio comodi da visualizzare. Poi qui in questa tabella molto, molto comoda, dove c'è anche la ricerca, io posso selezionare questi 19 più 3, 22 layer caricato, poi cerco di metterne sempre di più. Provo a caricare ad esempio questo semplicemente cliccando sul link e carto DB Lite per una vestizione un po' più chiara. E ho messo anche delle città, dei link che vanno direttamente a delle città, Tokyo, Londra e New York, che sono fatte un po' bene così la diversità. Se notate comunque la differenza che c'è tra Londra, Tokyo e New York, questo qua è lo stesso zoom. New York è molto molto più piccola. Poi ho messo anche questo pulsante qua, Monte Everest, che fa due cose. Oltre a mettersi sul Monte Everest, però se ad esempio lo vediamo con Cartolite, praticamente non si vede che è un monte. Allora quando io clicco sul Monte Everest fa sia lo zoom sia il cambio degli aerei. Questa è una funzione molto comoda, fatta proprio con Leaflet JS, che ci dà un po' di dinamicità della mappa. Poi ci sono altre informazioni, ad esempio questo qua è label, sono label qua in Cina, Cina, Nepal, non so dove che è. Torniamo a Londra per vedere, vedete, questi sono gli admin, si vedono un po' meglio e si riconoscono. Adesso torniamo su Milano. Ok, qua si vedono molto bene, si riconoscono. Un'altra particolarità, adesso stiamo vedendo le montagne, ma mettiamo che a noi non ci interessa vedere gli sfondi verdi, ma ci interessa avere uno sfondo un po' più sobrio. Però qui ad esempio non si vedono nelle montagne. Se ad esempio accendo questo DEM, questo SRTM, si accendono sotto la cartografia chiara il shade, che ci permette questa visione. Poi ho aggiunto anche il layer di Strava per dare un po' di tono queste sono tutte le tracce registrate dall'applicazione, che è un tile layer reso disponibile direttamente l'ho visto sul sito di Wiki OpenStreetMap, che si può caricare, molto comodo, ma anche molto graficamente molto, cioè mi piace particolarmente. Poi bisogna azzeccare un po' la cartografia di base. Un altro
esempio, questo qua è Woodcut, e guardate con questo Woodcut con l'effetto 3D come viene, è veramente una cosa molto molto particolare. Puoi accendere Strava, poi adesso cerco anche degli altri colori di Strava, tolgo il layer taker, tolgo il credit button, prendo lo screenshot, così me lo preparo uso il mio programma per catturare lo schermo. Ok, aumento un po' il ritardo così ho il tempo di prendere e schiacciare F11. Ok, adesso 5, 4, 3, 2, 1, posso salvare lo screenshot e adesso esco e mi metto il mio nuovo wallpaper sul mio desktop, e questo è un invito che potete fare voi e scegliere la mappa migliore. Quelle stelline io ho registrato che in questo momento qua ho salvato il Woodcut, e niente, tutto qui, alla prossima, ciao.